Pranzo della domenica, non ti temo. Quante volte vi sarà capitato di dover organizzare un pranzo della domenica un po' carino? Beh, allora io oggi voglio mostrarvi il mio arrosto particolare, un arrosto che fa la domenica il pranzo davvero speciale. Ha un nome altisonante, si chiama Arista alle mele, ma in realtà è un arrosto semplice con diversi odori, ma anche con l'aggiunta di mele che conferiscono un carattere un po' delicato a questa carne. Allora, siete pronti? Venite con me. Io sono Francesca e questa è la cucina di Scola la Pasta. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along. I'll be your... La nostra protagonista è proprio lei, l'Arista. Questo pezzo di Arista è molto semplice trovarlo in macelleria. La vostra macelleria di fiducia sarà ben lieta di prepararvelo con questa retina, ma si trova anche al supermercato. Ancora una volta, io rappresento la grande popolazione di donne che lavorano e che come me adorano cucinare, ma che in fondo non hanno tantissimo tempo. E trovo che questa sia davvero una soluzione furba. Questo arrosto che vedrete oggi avrà una preparazione talmente semplice che sarà davvero irresistibile per voi. Allora andiamo a prepararlo e cominciamo con la salatura. Iniziamo con il salare la carne. E aggiungiamo anche il pepe. E massaggiamo bene. Yeah, we can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night. But drinking rum, I'm by an open fire, make love or fight. This or that. Bene, ora che l'olio è caldo mettiamo la carne e la lasciamo rosolare in questa prima fase che si chiama la sigillatura. Quindi la facciamo rosolare girandola su tutti i lati, in modo tale che si crei una crosticina che vada poi a proteggere i succhi interni. Per rosolare la carne in questa prima fase è molto importante che la giriamo bene in modo appunto che la fase di sigillatura si completi. Come avete visto io ho usato una pentola dai bordi alti, in questo modo non schizzerà fuori e non faremo macello. Intanto che si rosola io la giro, ma sfrutto questo tempo per tagliare gli odori che andranno a colorire e a dare il profumo giusto al nostro arrosto. Make love or fight. This or that. This or that. Evenings on the train or catch a morning flight. Enjoying dinner until midnight. Or in bed by night. This or. Qui ho delle bacche di ginepro e dei chiodi di garofano. Le bacche di ginepro ne possiamo mettere anche una manciatina. Chiodi di garofano con molta parsimonia perché sono fortissimi, quindi ne useremo soltanto 2 e li andremo ad inserire dentro la cipolla, in questo modo, in modo tale che poi li potremo anche recuperare. Questa operazione si chiama steccatura della cipolla, è una cosa antichissima, tradizione antica di famiglia. Procediamo ancora a finire la rosolatura dell'arrosto. Questa fase iniziale della sigillatura ovviamente riguarda tutti i lati del nostro arrosto, quindi non dimenticate anche i lati corti. Vedete come è ancora rosata questa parte? Quindi adesso io la girerò e completerò con un'acrobazia anche questo lato. Ah, bello croccante come piace a me. Questa fase naturalmente deve essere eseguita a fuoco un po' vivace, ma insomma lo sentite che rumore che c'è, lo sfrigolare dell'olio. Alla fine non ci vogliono molti minuti, circa 4-5 minuti per un pezzo di carne come questo che pesa circa 850 grammi. Vedrete che poi nelle descrizioni rispetto al peso della carne non importa, non cambieranno le quantità degli odori che andremo ad utilizzare, quindi da questo peso 800 grammi fino a 1 chilo potete regolarvi con la stessa quantità di odori. Ok, allora adagio l'arrosto, abbasso un pochino la fiamma e comincio ad inserire le verdure che ho tagliato. Ok? Cominciamo con la carota, la cipolla con il chiodo di garofano steccato, l'alloro appena raccolto nel nostro giardino. Ne mettiamo 2, ma una la toglieremo tra poco perché 2 sono tante. Un rametto di rosmarino, la nostra salvia, guardate com'è bella appena raccolta, verde intenso, e qualche bacca di ginepro.
Queste non ce l'ho in giardino, le ho comprate. So just say yes. Queste possiamo abbondare perché non sono fortissime ma danno un odore così bello, buono, delicato, meraviglioso. Adesso lasciamo che i nostri odori sfrigolino un po' insieme all'olio, prendano un po' il sapore e tra un pochino sfumeremo con un po' di vino. Night. Che profumo! È una fame adesso, che buono! Fight. Vino, ma questa volta non è da bere, lo useremo per sfumare un po' la nostra carne. Evenings on the train, I'll catch a morning flight. Enjoying Bene, mentre il vino evapora, dobbiamo lasciare evaporare tutto il sapore alcolico, noi ci occupiamo della mela, quindi la sbucceremo in dadini. Per questa quantità di carne utilizzeremo all'incirca una mela e mezza, è più che sufficiente. Normalmente io utilizzo queste mele rosse che sono o le Fuji o le Pink Lady, che sono buone perché rimangono più croccantelle e tengono un pochino meglio la cottura. night. Drinking where I'm buying open fire. Make love on fire. This sore. Ultima parte, dobbiamo aggiungere le nostre mele. Con molta delicatezza le tuffiamo. Be brave and come along. I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just Diamo una mescolata e a questo punto noi dovremo coprire l'arrosto e lasciarlo cuocere per circa un'ora e mezza. Naturalmente dobbiamo controllarlo ogni tanto perché non si secchi troppo e ci aiuteremo eventualmente col del brodo che ho già preparato aggiungendo circa un paio di cucchiai di brodo granulare all'interno di questa poca acqua. try to catch a morning fire. Aggiungo un goccino di brodo perché, come state notando, io sto utilizzando questo coperchio che è un coperchio forato che normalmente si usa per altre preparazioni. In alternativa si può mettere un mestolo tra il coperchio e la pentola proprio per garantire l'uscita di un po' di vapore. Io mi auguro proprio che questa ricetta vi piaccia e spero proprio che vogliate condividerla con i vostri amici, anzi anche provarla, e se avete qualche idea, qualche alternativa, fatecelo sapere qui nei commenti. Naturalmente, se questa ricetta vi sarà piaciuta, anche il vostro like sarà molto gradito. Ci aiuta a crescere, ci aiuta soprattutto a capire che davvero vi piacciono le ricette che facciamo. Aspettiamo le vostre idee nei commenti qui sotto. This or that. È trascorsa un'ora e mezza e ho spento la fiamma, così ho lasciato l'arista nel suo tegame per raffreddarsi. Quindi ora la andiamo a preparare perché la tagliamo e la impiatteremo per portarla a tavola. Nel frattempo vi faccio una domanda: vi siete iscritti al nostro canale? Non lo avete ancora fatto? Beh, allora che cosa aspettate? Cliccate nel tasto qui in basso con scritto iscriviti e visto che ci siete cliccate anche sulla campanella, così sarete sicuri che riceverete una notifica ogni volta che pubblicheremo un nostro nuovo video. Andiamo a tagliare l'arrosto. Drunk on whiskey on a Tuesday night. A drinking red wine by an open fire. Make love or fight. This or that. This or that. Evenings on the train, I'll catch a morning flight. Enjoying dinner until midnight. Or in bed by night. This or that. This or Che profumi meravigliosi, si sente l'alloro, il rosmarino, la salvia, il ginepro, il chiodo di garofano, insomma tutti gli odori che hanno arricchito quest'arista meravigliosa. Tra l'altro l'arista è un taglio di carne molto poco costosa, quindi possiamo utilizzarla non soltanto la domenica, anche ogni giorno della settimana.
Se vi piacciono gli arrosti, non perdete il nostro roast beef all'inglese. Vi lascio il link nelle descrizioni qui sotto. E adesso purtroppo devo proprio andare perché la mia famiglia è affamata e mi aspetta a tavola. Ma io vi aspetto qui ancora una volta al prossimo appuntamento nella cucina di Scola la Pasta, l'Italia in cucina. Say yes, choose to do whatever comes next. Just be brave and come along. Un profumo meraviglioso, si sente l'alloro, il ginepro, il rosmarino, la salvia. Whiskey on a Tuesday night. I'm drinking red wine by no